Buongiorno, Buongiorno tribù. abbiamo cambiato paesaggio, dalle Madonie siamo passati al mare e siamo ai giardini di Naxos. E quella spiaggia che Siamo avete già venuti visto. qui per fare tutto i tipi di servizio, scaricare, caricare l'acqua, lavatrici, GPL, chi ne ha più ne metta, tutto. Sì, GP almeno qua sapevamo che ce lo facevano senza problemi. E voi pensate, sì, però dalle Madonie venire qua fino... No, No, la colpa ce l'ha sempre un po' la cinetta, eh? la Cina, sono finite delle medicine della Cina e quindi bisogna crearle. Stiamo aspettando che ci creiano la Che medicina. abbiamo dovuto farci fare una ricetta galenica, quindi trovare una farmacia per tutto il prodotto è mancante, quindi anche in farmacia è finita la sostanza per produrre la medicina, dobbiamo aspettare, quindi La ciletta, è la ciletta. invece di fermarci nella zona di Messina, che poi a Messina cosa fai? La parte nord che non ci è piaciuta tanto, abbiamo pensato, ci spostiamo qua verso le pendici dell'Enna, e visto che ormai la Sicilia L'abbiamo vista tutta. abbiamo vista tutta, se acabò, come dicono in Spagna, Ci mancava, non potevamo non andarcene senza vedere Lenna. e quindi per quello siamo venuti La qua. terza volta sarà la volta buona. La prima volta, esplosione, No, sì, lava, no, stava eruttando, normale. eruttando, però No, era chiusa, l'avevamo chiusa. Lunedì siamo arrivati qua. e c'è stata l'esplosione, non l'abbiamo vista. Del 2 giugno. Sì, non l'abbiamo vista, abbiamo visto solo del gran fumo, però l'esplosione non l'abbiamo vista. Eravamo in viaggio, vedevamo l'Enna in fondo, ti ricordi? Quel gran fumo. E adesso sarà la volta buona, no? La terza è la volta Direi. buona. Prima missione, colazione e ci andiamo Sì, a fare sì. una passeggiatina. Perché se no io non ingrano. Ho bevuto il caffè e basta, però io devo mettere qualcosa nello stomaco. Andiamo a farci una colazione. Guardate, guardate, Oh, che brioche. pesano, Sì, è ancora bella caldina caldina, marmellata Nutella. e Nutella. Beh, in Italia è facile giocare così. Il pistacchio non ce l'avevano. In Italia è facile, cioè qualsiasi bar alle brioche. Mamma Ma poi mia, questa qua è una panetteria. non mi stancherò mai di dire che l'Italia è il cibo più buono di tutto il mondo. Ci mancherà. Ci mancherà, ci mancherà. Ci sono 3 metodi per andare a vedere l'Etna. Il primo metodo, che è quello più caro, è andarsi a fare un giretto in elicottero. 500 euro a persona. Partono da diversi punti, però noi l'abbiamo visto partire, ad esempio, dove abbiamo dormito, dai giardini di Naxos, ti portano su, ti fanno fare il giro e torni indietro. La seconda possibilità, quasi mi cade una pigna in testa, è andare a prendere la funivia. Sì, al Rifugio Sapienza, e poi andare su con i pulmini 4x4. Perché vi ricordiamo che sopra i 2800 metri non ci puoi andare con la guida, senza guida. Sì, non puoi andare da solo, ai 2008 hai bisogno di una guida alpina. E il costo tra la funivia e il pulmino 4x4 che vi porta a vedere i crateri, la funivia costa 50 euro e il pulmino 30 euro, quindi si parla di 80 euro a persona, che è la parte più turistica. Noi invece siamo nel versante nord, Che è la parte meno turistica, dove c'è il piano Provenzana e c'è la sua particolarità, perché vedete qua, siamo qua in mezzo a sto bosco di pini, ci sono castagni, e quindi un po' più selvaggia, meno frequentata. Infatti non c'è tanta gente, per quello abbiamo scelto questo versante. E ci andiamo a vedere una grotta dei ciliegini. No, dei ciliegini. Lo sapevo che dicevi i ciliegini. Hai iniziato con i ciliegini. Dei lamponi, dei lamponi. E andiamo a vederci, se ci dà tempo, un rifugio. Chiaramente ci avviciniamo il
più possibile al fulcro dell'Etna, non ci possiamo arrivare su. Da qui si vede bene il nuovo cratere, quello dell'esplosione di pochi giorni fa. Iniziamo la Andiamo, va. passeggiatina come la chiama Pier. Il furgone l'abbiamo lasciato a rifugio Ragabo. Ragabo. Fatelo sapere perché noi in Sicilia con gli accenti li sbagliamo tutti. E la passeggiata, dice Pier, che sono 8 km andata e 8 km al ritorno. Dislivello? Vediamo se mi dice la verità. Il dislivello è poco, saranno 200-300 metri. È poco, sì. Vediamo. Fidati. Vediamo se è vero, vediamo se è vero. E improvvisamente il bosco finisce e guardate la colata che è arrivata giù. Impressionante. Cioè, ma guardate le dimensioni. Adesso. Le dimensioni di questa pietra lavica. Girati. Mamma mia, quello che ha fatto. Sì, no, guardate le nostre spalle. Cioè, Mi piace sto contrasto. tutto questo pezzo. Impressionante, eh? Ovviamente i cani sono legati perché siamo prima di tutto dentro un parco e perché stiamo salendo su un... Salendo? È italiano, sì. Sì, Può sì, essere. sì. Su un vulcano. Però... devi stare sempre allerta qua, perché è un guarda, vulcano... lo vedi lì, sta sbuffando, Sì, ce l'abbiamo lì sempre lì guardatelo. vicino. Qua sopra. Vedete come continua a sbuffare? Sbuffa! Però rimani tranquillo oggi, niente scherzetti. A destra è quello che sbuffa da una vita. E quello a sinistra che sbuffa lì è l'ultimo scoppio. Quello lì, piccolino. L'ultimo scoppio che ha fatto. Tu tranquillo oggi, che siamo abbastanza vicini. Guardate l'elicottero che vi dicevo, che fa i tour. Guardate come passa basso, bassissimo. La colata in questione è scesa nel 2002 e guardate, dopo anni, come la natura rinizia a ricrescere. Qua c'è un piccolo pino, lì ci sono degli altri pini, delle ginestre e piano piano la natura ricomincia a crescere. Che storia, eh? Che storia! E guardate, la colata è alta, eh? Va bene che io sono bassa, però guardate che montagna è scesa. Tanta roba, Ok, adesso inizia il problema, sì, perché dobbiamo avere 1000 occhi. Là sopra, in alto, abbiamo visto che ci sono dei nidi di processionaria. E come ben sapete, chi ha cani, la processionaria è molto pericolosa. Sia per noi umani, perché è urticante e ti può dare reazione allergica, ma soprattutto per i cani, perché quasi poi da piccolo ci muore. Sono tipo Sono dei bruchi. dei bruchi con peli urticanti. Sì, rilasciano peli e per i cani proprio scatena una reazione allergica di quelle forti, gli si gonfia la lingua, si necrotizza la lingua e perdono la lingua. Il cane Noi può. abbiamo l'Urbasol che è un antistaminico, ce l'abbiamo sempre con noi. I cani Cortisone proprio. cortisone. I cani sono legati, però dobbiamo avere 1000 occhi, anche perché questi nidi sono belli grandi, Sì, non ce ne sono tantissimi, No, non ne ho visti però tanti, sono belli, guarda là sopra. perché non Là sono sopra ce n'è un altro. Però sono belli che non grandi. solo devono
cioè se lo mangiano le reazioni sono una cosa però anche solo i peli, perché rilasciano peli, anche solo con i peli se li annusano gli provocano una reazione. Quindi occhi aperti e voi vicinissimo a noi, vero voi? E dal nulla appare una zona picnic con i suoi tavolini, le sue panche fatte in legno e ci dice che siamo al Monte Rossello a 1550 metri e ovviamente il terreno è lavico. Questa sabbia la metti nei vasi Cina, sempre in mezzo. o pianti i pomodori in questa sabbia, vengono i pomodori così. Chissà il vino qua come sarà, Secondo me il vino è bello forte, Sì. di quelli belli corposi, perché prende gradi. Sì. E ricordiamoci che è l'ultima varietà che viene raccolta in tutta Sicilia. È vero, al mese di ottobre. Ottobre, perché la campagna, no, la raccolta dell'uva campagna è molto. Vendemmia. La vendemmia dura in Sicilia 4 mesi, inizia a luglio. Tra un mese iniziano a raccoglierla, E poi piscono a fine ottobre, qua nell'Etna. Ricordiamoci che l'Etna è il vulcano Più attivo del mondo. mondo. Questa colata è quella che ha distrutto il piano Provenzana, che si è mangiato l'albergo, Gli impianti sciistici e tutto. Questa è, vabbè, recente, c'ha 20 anni però. Sì, ho capito, però l'altro ieri, Sai cosa c'è nell'Etna? Che anche vivere da ste parti sei sempre sull'incertezza. Sì. Un giorno c'hai la casa, l'altro giorno non lo sai, dove... E il problema di questo terreno scivola di brutto, quindi devi fare il doppio della forza, perché soprattutto in salita o in discesa c'è sta sabbia, sti sassolini piccoli e si scivola parecchio. facilmente. Abbiamo fatto una pausa, acqua per i cagnoni E ombra. e l'ombra, perché inizia a fare caldo. Non ci aspettavamo questo caldo perché siamo belli alti, Sì, però sì, è arrivata l'estate. da un giorno all'altro. Quindi pausetta e poi continuiamo, vero cagnoloni? Come avete visto stiamo usciti dal bosco, qua c'è un'altra colata. Rientriamo in un bosco fitto, è super strano. I faggetti, passi dalla pineta, adesso qua tutto faggi. E non te lo aspetteresti mai dall'Etna. Ti aspetti l'Etna tutto brullo, tutto roccia vulcanica, no? No. A me, secondo me, la particolarità di questo sentiero è così, perché passi da colate, quindi alla desolazione più totale, a sti boschi. È bello, a me Il bosco incantato. Incantato sì. Guardate le forme qua, poi quando la lava è ancora fluida mi fa queste forme quando viene spinta, come lo ricordo quando ero andato sullo piccolo proprio ai crateri. Adesso andiamo a vederci sta grotta dei lamponi, che vale la pena. I cani sono rimasti lì all'ombra con Tam, perché fa veramente troppo caldo, non ce lo aspettavamo. Deve essere qua vicino. Siamo un po' immersi, siamo in un paesaggio lunare, sembra tutto uguale. Andiamo a cercarla, deve essere qua in giro. Eccolo ragazzi, ci sono. Adesso provo a scendere, non la vedevo. Infatti guardavo sulla mappa e tocca Chiarola. Dov'è? Già l'ho passata. Vado giù, andiamo a farci un giretto veloce. Ammazza ragazzi, sono sceso e non so, è calata la temperatura
di 10 gradi, però 10 gradi, ammazza, che fresco. Vediamo, mi sono portato anche la torcia, vediamo un po', mi addentro un pochino, però non mi fido tanto, vediamo se è safe. Ragazzi, guardate, qua pensate che c'era un fiume di lava. Questa grotta si è formata appunto come le tante cavità dove la lava passa e fa queste grotte. Guardate, guardate, qua si vede meglio. Questo l'ha fatto la lava. Ed è un tunnel lunghissimo. È alta ed è lunga quasi 100 metri. Ha due entrate, una di qua e una di là. Però no, non facciamo cavolate e non entro. Deve essere bello perché si arriva a un punto, c'è proprio un buco e si vede il cielo. Infatti viene chiamata anche la grotta del cielo. Però no, bisogna venire con una guida qua. Io sono entrato a una ventina di metri, è buio, ci può essere un crollo, no. Cagata a parte, torniamo indietro. Però almeno mi sono rinfrescato un po'. Per lì dove c'è quel palo là sopra, la grotta dei lamponi, e da qua c'è un'altra grotta, la grotta del gelo, che sono ancora 5 km. Lì bisogna entrare con una guida, si può entrare da novembre fino a maggio, quindi adesso non si può più visitare perché siamo a giugno. E pensate voi che è il ghiacciaio più a sud d'Europa, perché è una grotta dove condizioni climatiche molto particolari. Se già qua nella grotta del Lampone la temperatura si abbassa di 10 gradi, poi nella grotta del gelo ci sono addirittura stalattiti di ghiaccio tutto l'anno. Il ghiaccio si mantiene tutto l'anno perché l'aria si incanala e riesce a mantenere la temperatura della grotta sotto lo zero. E poi c'è stata questa che vedete voi adesso, questa colata lavica, che ha un po' tappato appunto questo scorrere dell'aria, e quindi si sono sciolte il ghiacciaio si è sciolto un po', però comunque tutt'oggi c'è ghiaccio perenne tutto l'anno, io non lo sapevo, Lasciamo questo paesaggio lunare e iniziamo piano piano a scendere. Fino a qua ci siamo arrivati. Che giochi che fa la natura. Io rimango sempre senza parole. Quello che vedete lì, sì, sono anche nuvole, perché c'è una nuvola là, una nuvola là. Ma quello davanti a voi è fumo, non sono nuvole. E siamo proprio dietro al cratere. Sì, ci separano 2000 metri. Però è lì vicino. Però è lì, se viene da questa parte, cioè guarda cosa combina poi, Da qua scappi, Sì, comunque quello è il cratere, quello che sempre fuma, Io pensavo si vedesse molto lontano, però adesso che lo vedi è lì. Sì. Quel fumo lì esce da lì. Però se viene giù qua, scappi a gambe allevate, E preghi di arrivare. E preghi di arrivare giù in tempo prima che ti pinghi alla lava. Pier, ti manca il terzo cane! L'hai perso! Muovi! Ma il miglior momento della passeggiata è mangiare. Sì. Oh, sto cuocendo i piedi. Un paninazzo con speck e stracchino, no? Sì. Buon appetito! Buon appetito! Guardate che nido di processionaria enorme, e qua ne possiamo vedere una, è morta, esattamente lì.
un'altra qua morta, però questo nido può contenere 200, 300. No, beh, dipende dalla grandezza del processionale, Mm. però 60, 70, 60, Sì, io sono andata sì, un po' larga. un po' larga. No, però una cinquantina di processionale, sì. Poi sono processionali, li chiamano così perché vanno tutti in processione. Sì, e Quanto dopo tempo? si sotterrano sottoterra E allora ricomincia il ciclo. e diventa tutta sta roba per un giorno di farfalla. E la farfalla, ragazzi, non è una farfalla carina, E poi è curioso perché... È bruttina anche la farfalla, E poi è curioso perché se tu, mentre vanno in processione, tu togli la prima, tutte le altre Sì, vanno... è vero, sì. Se tu togli la prima, le altre si scombussolano Però tutte. credo che sono già scese No, sono già tutte. scese tutte di... Quando Perché i vedete... nidi Quando... sono secchi. E no, li vedi anche che sono spompati, Sì, invece quando sono pieni sono belli mm. grossi. Però non è. Vi lasciamo una foto della processionaria. Bella, bella non è. No. Abbiamo sbagliato tutto. Tutto oggi. Calcolato male i tempi. Vedete che anche noi capita. Anche se facciamo tante passeggiate. Calcolato male i tempi perché non ci aspettavamo un caldo così. E la sabbia dove siamo qua? Ovviamente nera. Questa qua è nera vulcanica e scotta, quindi facciamo delle corsette tra un'ombra e l'altra. E ho sbagliato tutto. E vabbè, per fortuna ho scelto anche dove c'erano dei boschi. Sì, sì, no, qua c'è il bosco, è solo questo pezzettino qua che è un po' più lungo senza ombra, però c'è l'ombra. Però chiaramente a cada no. Ogni... A ogni ombra ci dobbiamo fermare. Sì, adesso poi arriva il Sono bosco. idratati i cani, stanno bene, hanno mangiato, però chiaramente non vogliamo far sì che si scottano Le zampe. le zampette. Quindi questo pezzo è brutto e brutto. Sì, dopo c'è il bosco. Io per quello ho Sì. anche scelto che c'erano tanti pezzi sotto il Quindi bosco. se la fate, noi siamo partiti presto, calcolate che noi alle 9 stavamo già camminando, ma perché siamo a inizio giugno e 3 giorni fa eravamo alle Madonie e faceva fresco, non ci aspettavamo questo cambio improvviso. No, no. Quindi se la fate questa passeggiata alle 6 del mattino, secondo me. Sì, sì, sì. Ah, sta arrivando le nuvole lì un po' brutte. Dietro. Ci manca solo che prendiamo il temporale e il gioco è fatto, no? No, beh, Facciamo l'unplane. almeno se nuvoloso stiamo più freschi, va. Spero che arrivino. Andiamo, Continuiamo, va. va. Cosa? Cosa ripeti? Ripeti se hai coraggio. Ripeti. Arrivano le montagne, quindi bisogna allenarsi un po', no? Non che poi perdi l'abitudine. Questa è la mia faccia distrutta. Ma che passeggiata dura. È il terreno. Sì. È il Comunque anche io sono terreno. stanco. Ah, sei stanchino, no, non lo dici, no? Prendi in giro solo me. Mamma mia, che terreno duro, ti sfascia Sì, le gambe. sì, sto sabbietta. Sta sabbietta vulcanica, per non dire qualcos'altro. Siamo arrivati in furgone. Non erano 200 metri di dislivello. 400. È così. Io a questa passeggiata gli darei 3 scarponi di 5. Anche Sì. 4. Sì, boh, non so, proprio Ti sfascia le gambe. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quella sabbiettina, quella ghiaiettina ti... E adesso ci tiriamo in giù verso il mare. Verso il mare. Oh, Mara, cosa ci aspetta adesso, Mm. No, una granita. Andiamo a cercare una granita che abbiamo voglia di granita. Che tutto quello che abbiamo buttato fuori bisognerà rimetterlo nel corpo. Una piccola parte. Siamo
di botto, le orecchie battate. Sì, anch'io. Poi siamo scesi a tutta birra, Che bello il comune Sì, di guardate che Limoges. carino. Piccolosa? Oh, lingua grossa, lingua grossa. Lingua grossa, Non sento Nicolosa. niente. È uguale, E qua c'è un mercato Ma ci di... deve essere un un raduno raduno di auto d'epoca. di auto d'epoca, guardate, che carine. E là c'è tutto il mercatino. Vai. Le gelati, faccia la gelateria, ciao gelateria. Come una volta che faccia casa per casa. Po. Mannaggia, cosa c'ho delle recensioni buonissime. Andiamo a farci un bagno. Ci consoliamo con il bagno. Anche se avevamo voglia di granito. Ce n'è una qua sotto. Andiamo a vedere. Ce ne sono due. Dobbiamo andare a Le vedere. recensioni comunque buone, però questa c'aveva proprio Il top dei top dei top. Andiamo a vedere, va. E stasera il Surpier mi ha invitato a No. cena, Scusate, ho fame. Ti ho beccato in pieno. Con vista, mare, fuocherello, dei signori che abbiamo conosciuto super simpatici. Sì, tedeschi, sono Con un camion enorme, noi siamo sempre più piccoli. Sì. E stasera per cena c'è Frittata di zucchine e poi formaggi vari, c'è ricotta, formaggini, un po' l'affettato, la zozzata della è maionese. sabato, le cioccate sono il weekend. Ma è fatto bene, è fatto bene. Passeggiata dura, Io gli metto 3 scarponi di 5. Giada, se poi ti dovevamo pagare qualcosa, mandaci la fattura che ti abbiamo rubato l'idea. Non erano tanti metri, però quella ghiaietta lì spacca le gambe. Quella gaietta lì fai un passo in avanti e 2 indietro. Boh, è proprio sport. Per una non lo so. passeggiata alternativa era troppo facile portarvi nelle passeggiate classiche, quindi Infatti non c'era nessuno. No, eravamo da soli. Erano tutti su nella funivia. Sì. Bello questo bosco, perché comunque arrivi su, va bene. C'ha il suo fascino, il vulcano, la terra vulcanica, però passare tra i boschi di faggi e pini e poi le colate, boh, secondo me c'è il suo fascino. Bella. Il video è arrivato fino a qui. Vi ricordiamo che è super importante. Ah, una cosa ci siamo dimenticati. Ah sì, La granita. la granita non l'abbiamo mai trovata. Quello era chiuso, se andati in altre due non c'era verso di parcheggiare. Domani mattina ci andiamo, Sì, domani mattina a colazione al bar. Voi sapete la delusione, cioè proprio quando te la sogni, che arrivi giù dopo tutta quella camminata e alla fine poi non ti mangi la granita, mannaggia la pupazza. E comunque, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, condividetelo, mettete un bel mi piace, ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao!